Oh, abbiamo qui un barese doc, San Nicola. Barese? Io sono di Mira, mica sono di Bari. Dov'è Mira? E dove si ha sto posto? Mai sentito nominare? Sì, non si trova da queste parti, oggi si trova in Turchia. Ah, sei turco allora? No, c'è Turk. I turchi hanno invaso la mia terra di recente. Vabbè, va, comunque stai a dire una fesseria, dai. Come tutti dicono che sei San Nicola di Bari. E che vuoi da me? Io manco volevo venire. Quando sono morto hanno aspettato 750 anni e poi mi hanno portato qui a Bari di forza. Oh, ma c'hai pure l'accento barese. Dai, non mi prendere in giro. Eh sì, a stare qua, mo sono 1000 anni, un poco lo prendi l'accento. Ma io in realtà prima, quando ero vivo, parlavo in greco. Sei il greco. Non ci credi? Ma ti faccio vedere. Chiami transustanziazione. Si visto? Ma quella è una parola di origine latina. Oh, mo stai a parlare san. Come avrete capito, il nostro special guest non ama tanto le interviste, ma noi scopriremo comunque qualcosa di più su di lui, su San Nicola, il santo patrono di Bari. Nicola nacque in una famiglia cristiana benestante in Anatolia nel III secolo. Si dice che avesse una fede innata, già presente quando ancora era un poppante. Oh, e ci è tutto il fatto mio da dire. Fammi finire, che la gente è curiosa. Dicevamo, era ancora un poppante, si nutriva solo del latte della zizza materna e già pare rispettasse il digiuno del martedì e del venerdì. Sì, vabbè, il digiuno. Tanto lo sappiamo che la notte poi ti svegliavi e ti andavi a frecare la pasta al forno. Ma se non camminavo neanche. Ma non dilunghiamoci troppo sulla sua vita, anche perché, come vi ha già detto lui in prima persona, Nicola non è di Bari. Lui è nato, cresciuto, invecchiato e morto in Asia Minore. Un giorno fu eletto vescovo di Mira. Dicono abbia fatto tanti miracoli, vabbè, ma è sempre rimasto là. L'unica volta che è venuto dalle nostre parti è stato solo di passaggio, per andare a Roma, ma non ha avuto un rapporto diretto e duraturo con Bari. E allora perché lo chiamiamo anche San Nicola di Bari? E che lo chiede a me? Io non so nulla. Ah, scusa, non lo sai, ma proviamo a chiedere all'elefante. No, manco io so niente, vedi se lo sei il piccione. Boh, io mo sono arrivato. Prova a chiedere al leone. Scusa, Leone, tu ne sai qualcosa? Oh, ma sei impazzito! Ma che tu, scusa, che ti metti a parlare con le sculture, ma sei normale? Per capire perché si parla di San Nicola di Bari, dobbiamo fare un salto di 750 anni, al maggio del 1087. Da una quindicina d'anni al potere c'erano i Normanni, gli uomini del nord, biondoni nerboruti che si erano stufati del freddo della Scandinavia e quindi avevano deciso di cercare un po' di sole più a sud. In Normandia e in Inghilterra non gli andò tanto bene, così infine si stabilirono nelle meravigliose Puglie. Nel frattempo, una combriccola alquanto numerosa di uomini fedeli a Maometto invadeva la fino ad allora ellenica Licia, ovvero la regione di origine di San Nicola, dove si trovava la sua città, Mira. No, quella è Mila con la L, io intendo Mira con la Y e con la R. Paesino che si trovava vicino all'odierna Demre, e che possiamo tranquillamente esplorare grazie a quel potentissimo mezzo che abbiamo a disposizione oggi che si chiama Street View. Ringraziamo anche questo barbuto giovane di nome Sasha Shkuropat che ha caricato questa foto. A Mira si trovavano anche le reliquie del santo, praticamente erano in questa tomba mezza scassata. Nel timore che gli invasori miscredenti distruggessero tali sacri resti, 62 marinai, che già ben conoscevano quei luoghi perché ogni tanto andavano lì per comprare merci asiatiche, decisero di imbarcarsi alla volta di Mira, fingendosi pellegrini. Quindi arrivarono lì, iniziarono a pregare sulla tomba e appena rimasero soli, boom! Sfasciarono tutto, buttarono in un panno quella poltiglia brodosa di ossa e liquidi sacri e ripartirono. Quella del salvataggio è la versione classica. Ma dal punto di vista politico, i Normanni, che nel frattempo si erano convertiti al cristianesimo, volevano trasformare Bari in un importante luogo di culto sulla via della Terra Santa. Per raggiungere questo obiettivo era necessario impossessarsi di un qualche elemento sacro, che attirasse migliaia di pellegrini. Un pezzo di croce di Gesù, il Santo Graal, il martello del dio Thor,
Una cosa del genere. E da qui l'ideona: mandiamo i 62 marinai a recuperare le ossa del vescovo di Mira. E dove le mettiamo però queste ossa? Costruiamo una bella chiesa e nella cripta ci infiliamo le reliquie del santo. Oh, son passati quasi 1000 anni, stanno ancora là. E chi le smuove? Oh, io da qua non me ne vado, sto tanto a buono. Sì, un po' umido però. Infatti ogni volta che aprono la teca trovano un botto di acqua di condensa che i fedeli chiamano manna e considerano un liquido miracoloso. All'arrivo delle reliquie a Bari, gli abitanti, preventivamente informati, si riversarono sul litorale per fare festa e per ringraziare i marinai, che, in caso vi fosse sfuggito, erano in numero di 62. Ancora oggi si celebra questo evento con la statua del santo che se ne va in giro per le strade della città. Ma vedilo come balla, tutto felice. Una statua in cui, come spesso accade, San Nicola è nero. Scusa Nicò, ma a me sto colorito mi pare più quello di un ghanese che quello di un uomo del Mediterraneo orientale. Che ne sai tu? Mi stava ad abbronzare pane e pomodoro e me ne sono andato al sonno sotto al sole. Mocca te. In effetti, la fantasia popolare e quella letteraria hanno generato nel santo un disturbo da personalità multipla non indifferente. A volte bianco, a volte nero, a volte un vescovo dell'Asia Minore, a volte un ciccione della Lapponia che si incastra nei camini, a volte uomo, a volte i baresi lo chiamano con un nome che sembra da donna, Santa Nicola. Un casino, insomma. Gli hanno confuso così tanto le idee che non sa neanche più di chi occuparsi. Così ogni tanto lo invocano per proteggere i bambini, altre volte i marinai, altre volte le donne zitelle in cerca di marito, altre volte gli stadi di calcio spaziali. Insomma, quando le reliquie arrivarono a Bari, il 9 maggio 1087, il popolo in festa era il terzo che godeva di fronte ai due litiganti. Da un lato il vescovo Ursone, che pretendeva, dato il suo ruolo di boss della chiesa locale, che gli fossero consegnate le sacre spoglie, dall'altro Elia, che sarebbe diventato vescovo più tardi, ma che già allora era considerato un prelato molto carismatico. Porta il suo nome la cattedra vescovile, che non si capisce perché l'abbiano fatta, visto che il trono del vescovo dovrebbe trovarsi solo nella cattedrale, che altrove. Ma vabbè. Fatto sta che rappresenta degli schiavi sofferenti che reggono il culone vescovile mentre un pellegrino al centro fa finta di aiutare, ma in realtà dal suo sguardo è evidente che sta mollando la presa fischiettando. Ma tornando a noi, quando i resti del vescovo di Mira giunsero a Bari, Elia le prese in consegna col beneplacito del popolo, approfittando dell'assenza temporanea di Ursone, che però tornò e furono cazzotti. Una rissa degna dei film di Bud Spencer e Terence Hill, in cui persero la vita 2 persone. Questo astio reciproco tra i 2 ecclesiastici terminò spontaneamente pochi anni dopo, con la morte di Ursone. Ma come dicevamo, solo loro litigarono, perché l'arrivo delle reliquie fu in generale un momento di festa, così intenso che ancora oggi, a Bari, come abbiamo già detto, lo festeggiano a maggio, nonostante esista già il 6 dicembre, ovvero il giorno in cui il nostro caro Nicola fu chiamato da Cristo. E a distanza di un millennio, San Nicola è per la città ancora un'ossessione. Lo si trova dappertutto. Una delle statue si trova proprio davanti alla basilica ed è abbastanza recente. Risale infatti al 2003 e fu donata dallo zar Vladimir Putin. Lo vedete qui mentre firma il contratto proprio con Nicola. Infatti, alla base del simulacro c'è scritto che San Nicola fa tanti miracoli, sia nel nostro idioma, sia in russo. Svieta Nikolai Chudatvorits. Eh sì, perché se i baresi hanno la fissa per San Nicola, dovete vedere i russi. Stanno sempre lì sotto a pregare. Che poi è una figata che sia i cattolici che ortodossi si trovino a rendere omaggio al santo nello stesso luogo, seppur con riti diversi. Molto spesso, come si nota anche dalla statua putiniana, Nicola è rappresentato con 3 palle, che non sono espressione della noia derivante dallo star lì impalato davanti a fedeli e turisti, bensì rappresenta un episodio leggendario in cui avrebbe donato 3 sacchetti con monete d'oro un povero padre di famiglia che non aveva soldi per far sposare le sue 3 figlie. Concludiamo questo viaggio un po' caotico alla scoperta del santo patrono di Bari, ricordando che Nicola, nonostante il suo importante ruolo per la città di Bari, tuttavia si trova in competizione con altri 2 copatroni.
Uno è San Sabino, vescovo di Canosa, che morì stravecchio, che tipo Rita Levi Montalcini levati proprio, e poi la Madonna Teotocos o Degitria, la cui icona sacra si trova in cattedrale, che è quella che mostra con orgoglio suo figlio, un po' come si fa oggi sui social praticamente, però senza emoticon coi cuoricini sulla faccia del bambino.